Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, il tema che andiamo a affrontare oggi è il tema della prosperità, dell'abbondanza, della ricchezza. E tutto nasce da un desiderio profondo di tantissime di voi di parlarvi di questo argomento, come realizzare la prosperità, l'abbondanza e la ricchezza. Come sapete, io vi trasmetto tutto quello che ho vissuto, che sperimento, e quindi tutto ciò che vi dirò anche in questo podcast sono proprio i risultati e come ho raggiunto la mia prosperità, la mia ricchezza, la mia abbondanza in tutti gli ambiti della mia vita. Il problema in questo momento storico non è il denaro, no, il denaro è un inganno, il denaro è un mezzo, è il mezzo attraverso il quale noi possiamo realizzare un certo tipo di scopo, un certo tipo di missione. Quindi il punto è cambiare prospettiva rispetto a quello che noi percepiamo come ricchezza, abbondanza e prosperità, tanto da fare in modo che tutto il resto fluisca come deve fluire. Allora tu sei natura, tu sei un'immagine, tu sei natura, la natura è prospera, naturalmente prospera e tu sei natura. Allora in questo momento storico chiamato Kali Yuga l'uomo si sente profondamente separato dalla natura e dalle forze che lo abitano. Quindi se tu ti senti un individuum distinto e separato dal resto della natura, è normale che sarai vittima. Vittima di cosa? Del tuo stesso approccio mentale di come pensi che sia la ricchezza e la prosperità. Allora noi in questo podcast andiamo a fare uno switch di coscienza, perché il problema è cambiare stato di coscienza. Qui stiamo facendo un cambio di coscienza radicale. L'approccio sciamanico, l'approccio immaginale ti permette di uscire dalla dimensione dell'io, che è uno degli strumenti peggiori che ha la mente di renderti vittima, e andare verso una dimensione mitica, poetica, una dimensione di sogno, così come la chiama James Hillman, padre della psicologia archetipica, così come la chiamavano i buddisti, gli sciamani, dalla notte dei tempi. Questa è la grande verità. Tutto è immagine, sogno, proiezione dell'anima. E in questa proiezione meravigliosa dell'anima ci sono anche gli avi, gli antenati, i grandi custodi della ricchezza a cui appellarsi per ricevere tutta quella prosperità di cui la tua anima ha bisogno per realizzare il suo scopo, la sua missione. È un momento storico in cui non si può più lavorare. No, il lavoro, proprio l'approccio che avevano i nostri nonni, i nostri genitori anche al lavoro stesso, non funziona più. Si è capito che non funziona più. Non si può lavorare senza essere al servizio appassionatamente di una causa più grande dell'io, altrimenti la prosperità non ci arriva. Vi ricordate, come vi ho detto nel video sulla Kundalini, che poi abbiamo fatto la sequenza fluida yoga sciamanico? Bene, la Kundalini in questo momento storico è bloccata al terzo chakra. Per salire al quarto chakra, dove c'è il potere del genio, e poi ai chakra superiori, ha bisogno che la tua volontà, che sta nel terzo chakra, la volontà, il potere del mago, dello sciamano, sia allineata alla volontà cosmica. Cosa significa allinearsi a una volontà cosmica? Significa mettersi appassionatamente, passionalmente al servizio di una causa più grande dell'io, che si sente distinto e separato da tutto, è la vittima che accumula denaro o è la vittima che non ha la possibilità di realizzare il suo scopo perché non ha i mezzi. Nello sciamanesimo si dice che la povertà è una malattia dell'anima, perché tu ti senti separato dal mondo, del resto della natura, e quindi tu vivi una condizione di povertà. Quindi puoi avere anche tanti miliardi, ma vivere una condizione di povertà. È uno stato di coscienza la povertà. Ecco, presupponendo questo, adesso vi farò un'esposizione importante per accompagnarvi, per traghettarvi in una dimensione mitica, quindi reale, il vero territorio dell'anima. Allora, come stavo dicendo prima, qui stiamo operando un cambio di coscienza e solo attraverso questo cambio di coscienza tu puoi cambiare mondo. Tu non puoi cambiare il mondo, ma puoi cambiare il tuo stato di coscienza e non essere più vittima del mondo, cioè della tua mente, ma esserne padrone del mondo e della tua mente.
Perché in questa civiltà e quindi in questo mondo basato sull'io, il tempo lineare, l'oggettività delle cose, ecco, questa civiltà sta morendo, ok? E anche la condizione di povertà deve svanire. Questi tre principi, il senso dell'io, l'oggettività delle cose e il tempo lineare, sono principi della mente razionale, non sono reali del vero territorio dell'anima, fa parte della mappa mentale. Quindi devi uscire da questo stato di coscienza in cui vedi tutto distinto e separato. Devi essere nel mondo ma non essere del mondo, quindi cioè non appartenere al mondo pur essendo nel mondo. Per avere ricchezza vera, la prosperità, devi uscire da questi principi. Ripetiamoli, quelli dell'io, dell'oggettività delle cose, cioè che le cose sono reali, sostanziali, non è vero, e approcciare ad una dimensione ampia, mitica, cioè quella dell'anima, dove sono contenuti anche i tuoi avi, i tuoi antenati, che rafforzano la vera prosperità, la vera idea di prosperità. Per esempio, chi sono gli avi, gli antenati? Chi sono? Sono per caso individui che sono esistiti in un tempo precedente al tuo? No. Perché abbiamo detto che non esiste un tempo lineare. E se non esiste un tempo lineare, non esiste l'io, cioè l'individuo non esiste. Allora chi sono gli antenati? Sono immagine della coscienza, dell'anima, della psiche, psiuche in greco, che significa anima. L'anima ha un compito, una missione, ritrovare amore. E dici, che c'entra questo con la prosperità e l'abbondanza? Te lo spiego subito. Cosa deve fare quindi l'anima o la psiuche, che è uguale? Se non ritrovare amore, scusami, cosa deve fare? L'unico obiettivo dell'anima è ritrovare amore e lo fa attraverso tutte le sfide che il karma gli prepone davanti, dalla ricchezza, dalla prosperità in ambito di idee, di denaro, di affetti, di salute, a livello di relazione a due, relazione di coppia. Il compito dell'anima è ritrovare amore nei vari aspetti. E come fa l'anima a ritrovare amore? Si crea dei mezzi per farlo. Uno di questi mezzi che l'anima crea è l'immagine del mondo. L'immagine del mondo, d'accordo? Quindi il mondo è una grande imago, come diceva Hillman, una grande immagine che l'anima produce per riconoscere tutto ciò che la tiene separata da amore, dal Dio amore, e dissolverlo. Quindi nell'immagine del mondo l'anima proietta gli attaccamenti, le paure, le resistenze all'amore, che la tengono separata da amore. E perché lo fa? In modo da riconoscerli e dissolverli e superarli. E quindi cosa c'entrano gli avi in tutto questo? Dove sono gli avi? Gli avi fanno parte di queste immagini. Supponiamo che uno degli obiettivi dell'anima sia ritrovare amore sotto l'aspetto di abbondanza e prosperità. Va bene? Per entrare nel tema che andiamo a affrontare oggi. Quindi uno degli aspetti dell'anima, degli obiettivi, sia quella di ritrovare amore sotto l'aspetto di abbondanza e prosperità. Bene, allora cosa farà l'anima? L'anima deve proiettare tutte le difficoltà a vivere l'abbondanza, tutte le resistenze all'amore sotto forma di abbondanza, prosperità, cioè deve proiettare tutte le paure, le insicurezze che le impediscono di realizzare l'abbondanza e la prosperità. Quindi deve proiettare tutte quelle immagini in cui si manifestano le difficoltà a vivere amore sotto l'aspetto di abbondanza e prosperità. Mi spiego? In modo che la coscienza possa riconoscere tutto questo e scioglierlo, superarlo.
scioglierlo e superarlo di volta in volta. Ok. Come fa l'anima a proiettare queste resistenze o difficoltà all'abbondanza e alla prosperità? Come fa l'anima a proiettare queste resistenze o difficoltà all'esperienza dell'abbondanza e della prosperità? Che poi è l'esperienza di amore però in questo aspetto, no? Come fa? Crea degli eventi, cioè delle immagini. L'anima, come diceva James Hillman, padre della psicologia archetipica, è l'atto stesso dell'immaginare. Per cui l'anima parla per immagini, crea immagini, cioè eventi. E qual è la prima immagine che crea l'anima? In primis è l'immagine di tutte le immagini, cioè quella della nascita. La nascita è un'immagine dell'anima, non è reale. Nascita e morte sono immagini dell'anima, non sono reali. Sono proiezioni. Quindi l'anima crea la nascita e poi crea tutte le altre immagini comprensive di quelle degli antenati. Poi l'anima crea l'immagine della nascita e dove la poggia l'immagine della nascita? È chiaro che deve creare l'immagine di nascita con una matrice, cioè un utero, cioè di madre, quindi ha bisogno di una madre, l'immagine della madre. Poi crea l'immagine di padre e dove le appoggia tutte queste immagini? Cioè la madre, il padre, dove le appoggia? Crea tutte le immagini precedenti, ossia le immagini degli antenati, degli avi, ma le crea per una necessità intrinseca del momento presente, di un eterno presente. L'anima qui e ora ha bisogno di manifestare, evidenziare le resistenze all'amore sotto forma di resistenza all'esperienza dell'abbondanza e della prosperità. L'anima qui ed ora, non in un tempo passato o futuro, l'anima qui ed ora ha necessità di manifestare le paure, gli attaccamenti che impediscono l'esperienza della prosperità e dell'abbondanza e quindi sempre qui ed ora, in una continuità dell'attimo presente, che l'anima proietta tutte queste immagini simultaneamente. L'immagine di nascita, l'immagine di madre, l'immagine di padre, l'immagine di antenati e tutte queste immagini sono funzionali all'esperienza che l'anima deve fare nell'attimo presente, qui ed ora. Ma quanto è difficile riuscire a contemplare questo concetto che tutte le immagini accadono adesso. Cioè tu alla mente mica gli puoi dire che la tua bisnonna, il tuo trisavoro sono esistiti adesso. La tua bisnonna è esistita adesso. La tua bisnonna è esistita adesso. Esiste adesso. Come glielo spieghi alla mente razionale sta cosa? E infatti mica gliela spieghi. Qua dobbiamo usare un altro strumento per raggiungere la prosperità e l'abbondanza in tutti i settori della nostra vita, che è la dimensione mitica, poetica. Tutte le immagini di cui tu ti fai capace in questo momento, che sono i tuoi avi, i tuoi bisnonni, i tuoi genitori se sono dall'altra parte del velo, ok? Tutte le immagini di cui ti fai capace nel momento presente stanno accadendo adesso, non sono accadute prima, stanno accadendo adesso. Per citare una frase del grande Borges, tutto accade adesso, ogni cosa a ognuno accade precisamente ora. Tutto accade adesso. E qua ritorniamo di nuovo all'affidarsi a questa grande verità. Non la puoi capire con la mente razionale. Non la puoi capire con la mente razionale. Ti devi affidare, fede nella dimensione mitica, poetica. Come diceva James Hillman, ognuno di noi mette sulla scena della vita un mito vivendo e si riscatta, si libera, cioè inizia a co-creare con questo mito che è eidolon, è archetipo, una volta che lo riconosce. Per dirla in altri termini, il sognatore del sogno si sveglia.
questo archetipo, questo eidolon, questo Dio, questa forza, quest'idea profonda, chiamiamola come vogliamo, è sempre la stessa cosa. Dobbiamo prefigurarcela come un sole pulsante, va bene? Un sole pulsante che irradia energia in tutte le direzioni dello spazio simultaneamente, rendendo possibili nell'istantaneità dell'attimo presente tutte le immagini di cui tu ti fai capace in un certo momento. Bisnonna, la tua infanzia, la tua età adulta, il tuo futuro che non esiste, tutto accade adesso. L'archetipo, l'eidolon, come lo chiamavano gli antichi, tu lo puoi vedere, cioè vedere la grande storia, la grande imago, come la chiama Hillman, la puoi vedere, cioè la tua missione, la grande storia, chiamiamola come vogliamo, se ti concentri solo sul fine delle immagini, cioè sul fine di tutto quello che accade, che ti è accaduto. Ma anche qui utilizzando il passato remoto non rende l'idea, perché tutto accade adesso. Quindi tutte le immagini, diciamola così, tutto quello che ti è accaduto, va bene? Tutte le immagini hanno sempre un fine mitologico, universale, poetico, estetico ed estatico. La funzione di tutte le immagini che vedi, che ti accadono, ti sono accadute, è l'amore. Le immagini, cioè gli eventi sono le immagini, che sono enti, entità, spiriti e idola, hanno un fine comune, tutti, e questo fine è l'amore. Il fine è il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi, cioè smettere di avere il controllo della mente razionale, affidarsi agli eventi, che sono enti, entità, spiriti. Le immagini sono eventi, dei, forze e idola. Il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi. Perché? Perché l'uomo ha distrutto l'equilibrio primevo, il patto uomo-natura, perché vuole il controllo sulle immagini, cioè sugli eventi. E quando vuoi avere il controllo sugli eventi, sulle immagini, non ce la fai, vieni asfaltato dal Dio. Non vinci niente, non solo non vinci, ma ti rendi sempre di più vittima delle forze stesse e non raggiungi nessun tipo di prosperità, nessun tipo di ricchezza, ma sei vittima degli eventi che sono gli dei, invece di allearti con gli dei, affidandoti, avendo fede in queste immagini, avendo fede nella unica versione possibile, che è quella mitica, mitologica, poetica. Quindi se noi iniziamo a capire questo passaggio fondamentale per avere tutto, la prosperità illimitata, tutto, devi cambiare mente. La mente poetica, la mente trascendente o il pensiero del cuore, come vi aggrada di più chiamarlo. Allora la nostra dimensione reale non è l'oggettività delle cose, è mitica, poetica. Il mito è poiesi, la creazione dell'anima è poesia, la sua funzione non è logica. Piuttosto la funzione dell'anima, della poesia, è quella di annientare la mente. Ha la funzione di annegarla in una gigantesca emozione, nella vibrazione del pathos. Il mito esige il darsi, l'offrirsi, il sacrum facere, la perdita del controllo, l'abbandono della mente. E il mito che stiamo mettendo sulla scena della vita vivendo lo dovete vedere come una gigantesca immagine complessa, un ologramma che ha il fine di richiamarci al sacro, di richiamarci al darci, alla fede, all'offrirci, di invitarci a rimettere il potere nelle mani dell'universo e di avere fede. Invece l'uomo che fa? L'uomo vive nell'illusione di avere un potere sulla natura, cioè sulle immagini. E se tu vivi nell'illusione che hai potere sugli eventi che ti accadono, sulle immagini, se tu vivi in questo stato, tu sei spazzato via dall'invisibile. Cioè l'uomo in questo modo è costretto a vivere in un mondo di apparenze oggettive che lo rendono per forza vittima. Se credi che tutto è oggettivo, che non è sogno, che non è mito, sei vittima di quel sogno. Quindi fino a quando ragioni nei termini della causa e dell'effetto, fino a che penserai che
a causa del fatto che ho avuto una madre incapace di darmi accoglienza, oppure a causa del fatto che mio padre aveva certi limiti, oppure a causa del fatto che non ho fatto quello, a causa del fatto che ho fatto quello. Allora, fino a che vedrai le cose in questo modo, cioè seguendo la programmazione inconscia che la mente del mondo esercita su di te, sarai sempre vittima degli eventi. Allora, vi ricordate la storia di Minosse, il re di Creta, che ve l'ho raccontata nel video Magia Pratica 7? Allora, un giorno Minosse, il re di Creta, chiese il potere a Poseidone, no? Dio del mare. Allora, quando gli chiese questo potere, gli promise che glielo avrebbe restituito attraverso un sacrificio rituale, ok? Ma, avendo ricevuto da Poseidone un toro bianco bellissimo, possente, no? Come segno del fatto che poteva avere il potere, Minosse cosa fece? Si rifiutò di restituirlo sto toro bianco al dio. Perché? Perché voleva farne un bue delle sue mandrie. Allora che successe? Che tutti gli dei si adirarono contro gli umani. Quindi questo mito descrive due archetipi sui quali si basa la vita dell'uomo attuale, cioè dell'homo materialis. Questi due archetipi a livello evolutivo sono proprio gli archetipi che ci parlano del tradimento del patto con la natura da parte dell'uomo, di Minosse, e il tentativo di addomesticamento della selvatichezza, cioè Minosse non voleva restituire il toro bianco, se l'è preso come bue delle proprie mandrie e voleva addomesticarlo. Da allora Poseidone e tutti gli dei, che sono, come ci insegna Ilman, come ci insegnano gli sciamani, gli dei sono anche i nostri organi. Gli dei sono anche le idee, in senso intuizioni, idee, sono immagini, no? Quindi il risultato qual è? Che tutti gli dei adirati non smettono più di richiamare l'uomo al sacrificio non compiuto. E questo fa sì che l'uomo materialis, cioè l'uomo attuale, si trovi a esistere in un mondo fatto di immagini apparentemente persecutorie, che lo rendono vittima. Quindi, qual è il gesto da compiere per uscire dal ruolo di vittima e ristabilire l'equilibrio primevo, cioè l'ordine universale? È quello di prendere sto toro bianco e restituirlo a Poseidone. Attraverso cosa? Il sacrificio rituale. E cos'è il sacrificio rituale quotidiano che siamo chiamati a fare che non facciamo? L'uomo materialis, l'uomo consumens non fa. Avere fede negli eventi, darsi, offrirsi. Dovete dare qualcosa agli dei. Dovete sacrificare cosa? In particolare cosa? Il controllo. La voglia di potere della mente sugli eventi, la voglia di potere, quello dobbiamo sacrificare. Accettare di perdere il potere, di lasciarsi andare davanti al mistero, dell'accettare che la mente naufraghi nell'esperienza emotiva, che è statica ed estetica, che il mito propone rinunciando proprio a tenere il controllo. Il mito ci dice che dobbiamo perdere il controllo per avere abbondanza, prosperità e ricchezza, in termini di salute, di idee, di denaro, di affetti, ok? Quindi supponiamo che in questo attimo presente tu debba fare esperienza della vera prosperità, va bene? Ok. Questa esperienza della vera prosperità è assenza di paura, è fede, è totale affidarsi all'amore, alla natura che è abbondanza e prosperità, e quindi è la capacità di sentirsi ricchi, prosperi in qualsiasi situazione, proprio come fa la natura. Ecco, tu devi riuscire ad arrivare lì, devi conquistare la vera ricchezza, la capacità di essere prospera o prospero in qualsiasi situazione, cioè il tuo stato di essere ricco nell'abbondanza deve trascendere il denaro per avere anche il denaro. Deve essere al di sopra del denaro, perché quando tu non sai essere nella prosperità, quando non hai il denaro, non diventerai mai ricco. Neanche quando ce lo avrai diventerai ricco se non sai essere nella prosperità. Io ho visto tantissime persone ricchissime a livello di denaro, che erano povere. Come ho visto anche, esperienza diretta e personale, persone ricche di denaro che erano ricche e prospere veramente dentro.
Quindi la ricchezza è una prospettiva della coscienza. Sciamanicamente parlando, la povertà è una malattia dell'anima, perché tu sei natura che è naturalmente prospera e abbondante. Quindi devi uscire da questa prospettiva, dobbiamo risolvere la prospettiva. Questa malattia dell'anima determina, come stavo dicendo prima, vittimismo, che ti fa vedere anche chi è ricco e guadagna come negativo, accusandolo. Quante persone vedo che accusano chi è ricco? Ma in primis nella mia famiglia ho avuto questi esempi. Cioè, si accusa di guadagnare. Quanti ne vedo tutti i giorni? Come se essere ricchi, guadagnare denaro fosse una colpa. In questa civiltà c'è gente che vive la ricchezza come una colpa, ma soprattutto chi vive la ricchezza come una colpa la vorrebbero loro la ricchezza, ma non ce l'hanno e vivono di invidia, di gelosia, terribile. Sono persone che mettono tutta la loro energia e intenzione, che sono le chiavi della manifestazione, nel lamentarsi, continuando a manifestare immagini, cioè eventi che li portano a confermare la loro lamentela. La realtà è uno specchio. La realtà, il giudizio che metti su chi vive nella ricchezza determina l'annullamento della tua. Stai creando tutto tu, invece di entrare in empatia con la ricchezza, anche con chi è ricco. Questo ve l'ho detto anche tempo fa. Ho avuto un compagno molto molto facoltoso dove ho imparato i segreti della ricchezza, che non stanno nel denaro. Il vero ricco maneggia il denaro senza paura, gioca. Il vero ricco non ha paura, non trattiene. Io ho imparato tantissimo da questa relazione, nonostante avessi tutta la mia famiglia che additavano che aveva tantissimi soldi, che era milionario, fino a quando io non mi sono approcciata in modo diverso a queste persone, avendo anche una relazione bellissima d'amore con quest'uomo, che mi ha insegnato tanto, tantissimo. E allora empatizzare con la ricchezza, anche con le persone, senza giudizio, ha permesso a me di scavare dentro i miei limiti, guardarli in faccia e mettere le basi per quello che poi è diventata la mia prosperità. E quindi chi incolpa l'altro che guadagna, un altro che guadagna, vive la propria privazione come una sorta di, io lo vedevo, no, nella mia famiglia, una sorta di elevazione, cioè della serie io sono povera perché comunque sono elevata. No, tu sei povero perché sei stupido, cioè sei povero perché sei schiavo. Ma da dove viene questo condizionamento? Ce l'hanno insegnato, cioè voglio dire, ce l'hanno insegnato dalla Chiesa, no? Cioè voglio dire, dalla Chiesa, anzi per meglio dire dalla cultura del potere e del controllo che ha monopolizzato e strumentalizzato le grandi verità esoteriche di ogni tempo. Quindi cosa ti insegnano da piccolo? Che Gesù è povero, quindi Gesù è povero, quindi tu devi essere povero per essere santo. Stronzate. Chi te l'ha detto che Gesù è povero? Tu stavi là a cena con lui? Cioè, chi te l'ha detto? Ecco perché l'intuizione, il proprio sentire è quello che ti fa andare oltre, non il giudizio. Quindi inconsciamente noi abbiamo automatizzato queste credenze affinché possiamo rimanere belli, sedati, controllati, zitti e buoni. Perché? Perché un uomo libero, prospero, un uomo libero dalle sue paure e dai suoi condizionamenti è un uomo scomodo, che fa paura al sistema. Prima di tutto fa paura alla tua stessa mente. Ma il problema qui non è il sistema, che il sistema è uno specchio, è la tua stessa mente. Il sistema è lo specchio delle tue credenze. La povertà è una malattia spirituale. Sciamanicamente parlando si dice che hai perso l'anima o un frammento d'anima, che poi è la stessa cosa quando ti senti povero. Cioè,
Nello yoga sciamanico noi facciamo la cosiddetta caccia all'anima affinché si possano recuperare quei frammenti perduti e rientrare nella verità dell'essere umano, che è abbondanza naturale. Tu sei natura e lo yoga sciamanico, l'arte sciamanica, ti permette di riappropriarti dell'abbondanza perduta, ossia della visione animista che hai perduto. Riconquistare l'abbondanza e la prosperità è un valore naturale. La natura è prospera. E prosperità, e se tu non sei nella prosperità, non sei nell'abbondanza, è perché c'è qualcosa che frena la tua anima, c'è qualcosa che soffoca la tua anima. Questa cosa si chiama malattia spirituale. L'immagine della privazione della ricchezza è un'immagine che l'anima proietta affinché tu possa vedere, riconoscere le tue difficoltà e superarle. Se non le superi e rimani nella privazione e ti senti povero veramente, allora si parla di malattia dell'anima, perché vuol dire che l'anima ha lanciato una chiamata, un segnale, ma tu non hai risposto e hai ceduto all'ipnosi del mondo che ti vuole vittima e sei caduto a fare un'esperienza da vittima in un contesto in cui invece dovevi fare un'esperienza di elevazione. E quindi come si risolve questo? Allora, supponiamo che tu sia in un'esperienza di povertà e di privazione. Questo era un segnale che l'anima ti ha mandato perché tu potessi superarlo. Bene, non l'hai superato. Che significa? Che ti senti povera o povero. Bene, probabilmente se tu ti guardi alle spalle, tu vedi che degli avi, degli antenati, madre, padre, nonni, che hanno avuto lo stesso problema. Se tu ti volti indietro nella tua infanzia, tu vedi una bambina, un bambino che aveva lo stesso problema ed è chiaro che poi se ti proietti nel futuro con questo stato di coscienza mentale, vedi un futuro dove c'è lo stesso problema di nuovo. No. Abbiamo detto che il futuro non esiste perché tutto accade adesso. È normale che se cambi lo stato di coscienza adesso, quindi anche una prospettiva, passiamoci il termine del futuro, la vedi nella ricchezza. Tutto accade adesso, tutto accade adesso, tutto accade adesso, le immagini, i tuoi avi, i tuoi bisnonni, quello che hai fatto nell'infanzia, quello che hai fatto, non hai fatto, tutto accade adesso, tutto accade adesso, tutto accade adesso. Ci vuole allenamento nella fede, allenamento. Tra l'altro la fede è il più grande potere con il quale sei arrivato sulla terra, quindi devi soltanto riattivarlo. Come tu ti alleni in palestra, ti alleni e fai i muscoli, così va fatto l'esercizio spirituale, è un empirismo radicale. Come dice il bardo Tosgrol, il grande libro tibetano del vivere e del morire, tutta questa immagine non è mai esistito e non esisterà mai, è solo un'immagine dell'anima. Come dicono i buddisti, è tutto solo come se fosse vero, ma non è vero, è tutta un'apparizione che si manifesta nel qui ed ora, nell'attimo presente. L'anima parla per immagini e quando parla lo fa in grande. Ti mostra le tue paure legate alla povertà, ti mostra la tua mancanza di fede nella prosperità naturale. Questa è la tua separazione da amore. Questa separazione da amore e quindi dalla prosperità arriva quando non credi più di essere inscindibilmente unito ad amore. Arriva quando ti senti da sola o da solo, abbandonato e l'anima ti dice: ecco, questo è il problema che devi superare. E cosa fa per farti vedere questo problema? Questa condizione, no? Per farti vedere questo problema, l'anima, nell'istante presente però, nell'istante presente che esiste solo quello, ti porta in essere tutte le immagini che sostengono questa impressione. Quindi dei genitori che fanno fatica col denaro, un'infanzia in cui non hai avuto una certa cosa, non hai avuto quell'altro, non hai avuto quello, ci picchia quanto mette in scena l'anima, perché l'anima è fantastica, è potentissima
E se ti deve comunicare qualche cosa, lo fa alla grande, porta in essere proprio un'intera genia, un'intera stirpe. Tutte queste immagini nell'attimo presente, l'anima in un tac ti porta a vedere tutte queste immagini perché vuole mostrarti la tua paura, vuole mostrarti i tuoi attaccamenti, le tue difficoltà ad avere fede, ad aprirti affinché tu possa trovare l'onda dell'abbondanza e cavalcarla. Cavalcare quell'onda dell'abbondanza ti porta all'incontro con amore. Ora, che succede però a questo punto? È la mente, la grande illusione, il velo che si frappone fra te e l'anima, fra la coscienza e la volontà dell'anima di ritrovare l'amore e la mente. La mente deforma completamente il linguaggio dell'anima. Perché? Perché la mente entra dentro con i valori del mondo, che sono il tempo lineare, il prima e il dopo, l'individualità, l'oggettività delle cose, cioè che le cose che vedi sono reali e quindi non sono invece come veramente sono, pura apparizione, immagine, sogno. Quindi cosa succede? Che tu improvvisamente tutta questa immagine dell'anima che ti fa vedere tutte queste cose la filtri attraverso le categorie della mente. E innanzitutto la filtri sotto la categoria del tempo lineare, il prima e il dopo. Quelle immagini sono venute prima, quelle immagini sono venute dopo. Prima è venuta l'infanzia, poi è venuta l'adolescenza, poi è venuta l'età adulta, prima sono venuti i genitori, prima ancora sono venuti i nonni. E così metti tutte queste immagini in un tempo lineare. Ma non esiste, non è vero! Questa è la mente che filtra. L'immagine dell'anima che è invece simultanea. Perché tutto accade adesso. La mente, siccome non può comprendere l'immagine dell'anima, nella sua simultaneità, cosa fa? La filtra piano piano, creando così prima di tutto la sensazione del tempo, poi la sensazione dell'oggettività e la sensazione dell'individualità. E qual è il risultato? Che gli antenati sono individui oggettivi esistiti prima di te. Non è così. In verità gli antenati sono immagini, quindi non c'è nulla di oggettivo. Sono immagini dell'anima, non sono separati da te gli antenati, perché sono immagini della tua anima. Come fanno ad essere separati da te se sono immagini della tua anima? Quindi la mente ti frega. La mente, come diceva il grande Osho. Perché ti mente? Per farti sprofondare nel vittimismo. Perché è chiaro, se le immagini sono venute prima di te, se quando tu senti che le immagini sono venute prima di te, le immagini come i tuoi nonni, i tuoi genitori, è normale che ti senti distinto e separato da loro, è normale che ti senti vittima. E quindi cominci con tutti i ragionamenti mentali che ti mantengono nel vittimismo. Cioè, quando ragioni con i valori della mente, che sono falsi, ti farai tutti i ragionamenti del tipo: a causa del fatto che ho avuto una certa madre, a causa del fatto che ho avuto un certo padre, a causa del fatto che il mio bisnonno ha fatto, o a causa del fatto che ho fatto o non ho fatto quella determinata cosa, e il risultato finale qual è? Che sono povero. Sì, sono povero. Sono povero. Allora, se applichi questa visione mentale delle cose, ti incastri. Da lì non esci più. Poi dopo inizia tutto uno sforzo mentale per cercare di uscire da questa situazione, ma quel posto lì è la mappa mentale della realtà, non è vero, non è il vero territorio, che è quello dell'anima, cioè che tutto è immagine, quindi non puoi uscire dalla mente con la mente, non ce la farai mai. Devi cambiare strumento, prospettiva, devi portare in essere i tuoi guardiani della ricchezza, che sono immagini di avi potentemente ricchi, straordinariamente nell'abbondanza. E allora il senso proprio qual è? Iniziare a pensare con una visione mitica, animica, ti dà la prosperità, la bomba, te la dà questa. Perché se non entri in quest'ottica non ce la farai mai. Se sei vittima di un mondo oggettivo che in realtà non esiste questa sostanzialità, tu non ce la farai mai. Ma quando invece inizi ad avere fede nella visione mitica, poetica, che è tutto un sogno, un'apparizione, non è niente reale, non è niente sostanziale, è tutta immagine, allora te la giochi come un dio.
proprio come fanno i bambini. Sì, perché siamo stati subito educastrati dall'infanzia a smettere di immaginare. E quindi dobbiamo ritornare a quella dimensione lì. È un sogno, è tutta immagine, è una grande imago, è un gioco, è un gioco. Allora quando giocano i bambini non hanno paura. Ecco, cos'è la fede? Perché le stronzate, passatemi il termine, sono tutte quelle visioni della vita, una visione della vita che vede la vita come oggettiva e sostanziale. Questa è la grande stronzata. Perché la prosperità, l'abbondanza si raggiunge solo passando attraverso la dimensione mitica, mitologica. Questa è la mia esperienza e di migliaia di persone nel mondo. Ho avuto una famiglia di impiegati, no? E quindi mia madre voleva, lo sapete bene, ve lo racconto sempre, il posto fisso. Il posto fisso. Cosa ho fatto io? Ho fatto sempre l'artista, rinunciando anche al posto in banca di mio padre, perché ero animata da un'ardente passione di qualcosa, preferivo stare con 40 euro al mese piuttosto che fare qualcosa che non era in conformità con la mia anima, e avevo sempre tutto ciò di cui avevo bisogno nel momento in cui avevo bisogno. Ero ricca, sono sempre stata ricca, ma non parlo del denaro. Il denaro mi è arrivato e la prosperità l'ho conquistata perché ho creduto in qualcosa di più grande di me, di un servizio al di là dell'io, dell'ego, che aveva a che fare con i miei talenti, le mie capacità, ma soprattutto aveva a che fare col mettermi al servizio, con l'aiutare la natura, madre terra, che significava aiutare le persone. Ma anche quando ero con 40 euro al mese io ero ricca, ricchissima, perché avevo una profonda fede nell'abbondanza. Ero ricchissima perché tutto ciò di cui avevo bisogno ce l'avevo quando ne avevo bisogno. E non c'era il lamento, non c'è mai stato il lamento. Questa è una testimonianza pura di fede nell'abbondanza, nei miei avi della ricchezza. Ho visto tantissima gente povera pur avendo i miliardi, quindi non godendosi quella ricchezza. E ho visto gente ricca, ricca anche dentro, che metteva al servizio la propria ricchezza. E allora, se noi ragioniamo con la mente, con i valori del mondo, saremo, passatemi il termine, fottuti, sempre. Invece, ragionando con la dimensione mitica, cambiando strumento, tu vinci, hai vinto, hai vinto. Allora, gli avi e gli antenati, come ci insegnano gli antichi, perché noi stiamo recuperando il sapere antico, il futuro antico, sono i grandi guardiani della ricchezza, immagini straordinariamente abbondanti. Tu ce l'hai queste immagini, l'anima ha queste immagini, tutti noi abbiamo degli antenati che hanno questa abbondanza custode, devi portarle in essere. Allora i potenti guardiani della ricchezza sono antenati che hanno questo potere, ed è il potere della fede che hai tu, di affidarti all'abbondanza, che ti porta poi a una ricchezza che non perderai mai. Perché indipendentemente dall'avere o non avere denaro, tu sei sempre ricco, sei nella prosperità. Il denaro oggi c'è, domani non c'è, ma tu vivi sempre una vita da ricco, ossia tu hai sempre tutto ciò di cui hai bisogno per realizzare la missione della tua anima. E allora cosa fanno questi antenati? Non devi mai vederli come individui che sono vissuti in un tempo lontano prima di te. No, abbiamo detto che l'individuum è un concetto mentale non reale, ma vivere questo antenato o degli antenati come vere possibilità, come pure forze, energia, che è nei nostri geni. Quindi è nel nostro campo morfico e noi possiamo attivarle immediatamente. Ma dobbiamo farlo per amore, per un ideale che trascende l'io, darsi a qualcosa che è al di là di noi, al di là della specie umana, che superi questa identificazione di genere, di specie. Facciamolo per la grande madre. Io quando ho avuto tutto, quando mi sono messa al servizio della grande madre, la madre dei mondi, quando per esempio, chiediamo il denaro, e questo lo dice anche il grande Sri Aurobindo, sentiamoci come la grande madre dei mondi che chiede solo una piccola parte di ciò che le appartiene. E
quindi tutto ciò che facciamolo per la madre, e quindi a questo punto non dobbiamo più avere né paure né restrizioni nel volere, nel desiderare sempre più in grande, e non sarà mai abbastanza, anche se desideri sempre più in grande, perché qual è il problema? Ne ho riscontrato tempo fa con una persona a me molto cara, molto molto cara. Viene da me e mi dice: no, ma io mi accontento di mi accontento. Ho detto: tu, è un grande artista questa persona, non stai mettendo al servizio il tuo talento per l'umanità, per questo ti stai fottendo da solo. Ecco perché stai avendo tutti questi problemi fisici, stai sopravvivendo col lavoro che fai, anche se stai guadagnando bene, ma stai sopravvivendo, ti stai ammazzando, sei un grande artista, allora manda a quel paese tutto, adesso. Questo mi sto accontentando significa che tu stai facendo uno sfregio all'anima. L'anima è volontà di potenza, voglia di emergere e mettersi al servizio della grande madre, che significa mettersi al servizio di una causa più grande del tuo io che ti vuole soggiogato. Allora mi ricordo che mentre dicevo questo piangeva forte, mi diceva: è vero, è vero. Quando tu desideri in grande, la tua mente ti dirà: non te lo puoi permettere, non puoi. Non puoi perché ti senti diviso e separato da tutto, ma se tu ti stai mettendo al servizio di una causa più grande, come poteva esserlo in questo caso con questa persona a me molto cara, creare, produrre musica per portare bellezza, per donare al mondo attraverso la tua arte quello che sai fare, allora stai castrando ogni possibilità di espressione che hai tu, stando dando uno sfregio alla natura, sfregiando la natura. Se non ti metti al servizio della tua anima, stai sfregiando la natura. Allora questo ragazzo piangeva, perché la cosa che sa fare meglio è creare musica. E allora si giustificava cercando di fare altri lavori, cercando di appassionarsi ad altro, ma non è così, piangeva, non è così, e questa cosa gliel'ho sparato in faccia. E piangeva, è vero, hai ragione, è vero. Oh, lì c'è stata la verità, l'ha resa. Allora gli ho detto: anche se continui a fare quello che stai facendo, ma quel sogno lì, quell'ideale deve essere la tua fiamma ardente ogni mattina, ed è quella fiamma ardente ogni mattina che ti permette anche di fare il lavoro che stai facendo, ma senza vittimismo, perché quella cosa prima o poi smetterai di farla, se quello è il volere dell'anima per raggiungere quel tuo obiettivo, quell'ideale di produrre musica. Però lo fai non più da vittima, ma lo fai da mago. Perché che succede? Quando hai quell'ideale lì, quella forza lì, quella fiamma lì, e stai facendo altro che secondo la tua mente non rispecchia quell'ideale. Questo ragazzo sta lavorando del marketing. Allora magari quella cosa del marketing gli servirà per acquisire delle capacità, di talenti, per amministrare le sue risorse quando diventerà un grande produttore di musica nel mondo. Mi spiego? Cioè, vedere tutto in funzione di quello. Vedere ogni cosa che stai facendo, quando esprimi l'obiettivo e l'ideale, solo quello deve esistere, e tutto ciò che ti arriva devi vederlo in funzione di quell'ideale lì e avere una necessità ardente di realizzarlo. Perché ciò che manca alla condizione di vittima oggi, chi si sente nello stato di vittima, manca la necessità, l'aspirazione ad emergere, perché la coscienza è vittima della mappa mentale. Voglio comprarmi una villa e fare un centro olistico. Bene, però non ho un euro. Servono 10 milioni di euro. Ho un euro in tasca. Non è possibile, non ce la faccio. Quando dici non è possibile, non ce la faccio, allora tu stai schiaffeggiando l'anima. Sei vittima della mente. Perché se tu vuoi mettere le tue arti al servizio di un bene superiore, stati sicuro che la vita, l'anima ti darà tutto. Quei 10 milioni di euro te li dà e te li dà. Ma tu non hai fede. Sei fottutamente invischiato nella Matrix, nella mente, che con i suoi valori della mente ti dirà: è possibile. E quanto tempo ci vorrà? Tempo lineare. Ma io ho solo un euro.
senso dell'oggettività, sostanzialità. Non ho uno stipendio che mi posso permettere quello. Tutti valori della mente. Stai bestemmiando contro l'anima. Questa è la vera bestemmia. Come se questa cosa dovessi realizzarla tu, in qualità di soggetto, io distinto e separato. La deve realizzare l'anima. Tu le devi lasciare via libera. La deve realizzare l'anima. Gli devi dare il via libera. Come? Con la fede. Non sei tu a realizzare le cose. Sapete, nello sciamanesimo, gli sciamani, quello che ci insegnano a noi per diventare maestri yoga sciamanico è delegare la realizzazione dei tuoi obiettivi agli antenati, agli spiriti. Tu, soggetto distinto e separato da tutte queste forze meravigliose, non vali un caspita di niente. Non servi a niente, tu ti devi solo affidare. Non sei tu a realizzare un obiettivo. Sono gli avi, gli antenati. Se tu pensi di essere solo a realizzare l'obiettivo, non lo realizzerai mai. O se lo realizzi si distrugge perché ti vedi in una condizione di vittima. L'io si sente distinto e separato da tutte le forze della natura e quindi sentendosi in questo stato, prima di tutto perderà tutto e poi non farà mai quello che deve realizzare. Accumulerà piuttosto l'accumulo di denaro e della vittima. Non fa circolare il denaro. Come diceva il potere del denaro Sri Aurobindo, il potere del denaro è averlo, farlo fluire come un mago. Allora, per aspirare e volere davvero in grande, liberamente, devi superare le paure della mente. E quando smetti di volere con il tuo piccolo ego, allora supererai te stesso. Quando offri tutto ciò che vuoi, tutto ciò che hai e tutto ciò che sei alla grande madre, allora non lo stai facendo per te, lo stai facendo per una causa più grande, allora la mente si distrugge e tu avrai sempre di più, perché alla grande madre lo dai al servizio. Voglio andare in Amazzonia, voglio fare quello, fare quell'altro, voglio comprare quello, quell'altro, voglio andare in Nicaragua, ok? Ecco, tu hai i mezzi per fare tutto questo. Quando tu dici io ho i mezzi per fare tutto questo, al di là se hai €1 in tasca oppure ne hai 100 milioni. Questa è l'abbondanza dell'anima e questa è una condizione di fede, di affidamento. La povertà invece è quando uno dice, come ti ho detto prima, ho bisogno di comprare quella terra sul mare, mi piacerebbe comprarla, ma costa 10 milioni di euro, io ho €1 in tasca, dove vado? Ecco, quando tu dici così, sei povero. E questa è la povertà, capite? Quando volevo io andare in Australia, quante volte ve l'ho raccontato, ve l'ho scritto anche sul il mio primo libro, Il risveglio della coscienza, che poi è la mia tesi di laurea in naturopatia, no? Volevo andare in Australia, dico, caspita, voglio andare in Australia. Ma non c'avevo manco i soldi per mettere la benzina, c'avevo solo i soldi per il tabacco, mi mettevo da parte i soldi per il tabacco. Però dissi, voglio andare in Australia, in qualche modo farò. Cioè, non ho mai detto non è possibile, non ce la faccio, non ho mai esultato un lamento, perché si parla di esultazione della vittima qua. Mai. In qualche modo avrei fatto. Non sapevo come, non sapevo quando, soprattutto. Come, quando, ma sapevo che avrei fatto quell'esperienza. Ho detto voglio andare in Australia perché la mia anima si voleva espandere. Voleva fare un'esperienza di elevazione. 5 giorni dopo mi arriva una telefonata di un lavoro che feci, dove presi 3.000 euro e mi feci il biglietto per l'Australia. Mi ricordo 1.200 e rotti euro, biglietto solo andata Air China, dove c'erano i seggiolini, sai, i cinesi sono un po' più piccoli di me, che sono alta 1,74, un po' più piccolini. Mi sono fatta 26 ore di viaggio in una terra sconosciuta
con una fede pazzesca. Io sapevo che sarei andata in Australia, ma in quel momento non stavo guadagnando una mazza, perché con i concerti guadagnavo pochissimo, guadagnavo niente. In quel periodo proprio era proprio terribile, poi stavo in una profonda depressione, non sapevo chi ero, volevo mettermi alla prova, cioè stavo vivendo una delle mie notti buie dell'anima. Voglio andare in Australia. Come? Non lo so, in qualche modo farò. Mi arriva questo lavoro. Parto. Sono andata. Arrivo lì. Con i soldi che avevo mi pago l'affitto della stanza in doppia con un'altra persona per i primi mese e mezzo. Poi rimango di nuovo senza soldi. Ma meraviglioso, bellissimo. Mi sentivo talmente ricca dentro. Non mi sentivo povera perché non avevo soldi. Mi sentivo ricca. Che cosa succede? Una settimana dopo, contratto discografico, mentre suonavo per strada e inizio di nuovo a guadagnare. Capite quindi che non importa quanto c'è in tasca, 5 euro, 5 milioni, se sei comunque povero perché non ti senti nella fede della tua natura. Quando senti di non poterti permettere ciò di cui hai bisogno, sei povero. È una questione di prospettiva, non di oggettività, sostanzialità delle cose, perché l'oggettività delle cose sono parametri mentali, non reali, non sono il vero territorio dell'anima. E io vi porto i miei esempi pratici per farvi capire. Quindi sei povero perché sei in una prospettiva di coscienza distorta che ti tiene in povertà. Cosa fare quindi? Per esempio, ho bisogno di quella terra sul mare per realizzare un centro olistico. Punto. Non devi aggiungere nient'altro. Perché se poi dici non è possibile, non ce la faccio, sei finito. Perché sei nella mancanza di fede. Che cos'è la fede? È il potere più grande con cui sei venuto sulla terra. Perché? Che sia possibile o non sia possibile, non spetta mai a te stabilirlo. Non spetta mai all'individuo stabilire cosa è possibile da cosa non è possibile. Questo spetta alla natura, all'anima. Quindi tu devi semplicemente sentire il tuo bisogno, la tua aspirazione e affidarti impeccabilmente. Questa è la condizione di chi è ricco. Allora, ho avuto una relazione con una persona stupenda, straordinaria, un uomo straordinario, quasi 5 anni insieme. Poi la relazione si è trasformata, io volevo fare altri tipi di esperienze. Ve l'ho raccontato spesso, ricchissima. Allora, tu vedi con queste persone, no? Sono anche un po' folli sono queste persone. Perché? Perché sono disposti a giocarsi tutto in un istante e a perdere tutto in un istante. Cioè, perché? Perché hanno fede nell'abbondanza, anche se perdono tutto. Cioè, capite che l'unica differenza è la fede? Quindi fondamentalmente è l'assenza di paura. Cioè, io ho imparato che il vero ricco è quello che fondamentalmente attribuisce meno valore al denaro del povero. Il vero ricco attribuisce meno valore al denaro, il povero invece attribuisce molto più valore al denaro del ricco. Perché? Perché vede nel denaro qualcosa di così importante e difficile da conquistare, guadagnare, trattenere, che poi alla fine non ci riesce mai. Il denaro è solo un simbolo, non è un valore intrinseco. Il valore intrinseco è la fede nella prosperità, l'assenza di paura, e questo è il ricco. E il ricco questo lo sa benissimo, maneggia il denaro con estrema facilità perché non gli dà tutta questa importanza. Poi, ovviamente, magari il ricco ha una fede impeccabile in questo, ma ha da lavorare su altre aree della psiche. Mi spiego? Magari in altre aree della psiche non ha tanta fede come ce l'ha nell'abbondanza, nella prosperità in quel senso, no? E vi stavo dicendo, ci sono persone che hanno denaro che sono ricche e persone che hanno denaro che sono povere, perché la povertà è uno stato di coscienza, uno stato dell'essere.
Come diceva il grande maestro Sri Aurobindo, le persone spirituali devono riappropriarsi del potere del denaro per restituirlo alla grande madre, cioè all'anima. Devono riappropriarsi del potere del denaro per restituirlo all'anima e sottrarlo alla mente. Quindi dobbiamo impegnarci a riconquistare il potere dell'abbondanza in qualità non soltanto di denaro, ma in tutte le aree, di idee, di affetti, di salute e denaro. Ecco, gli avi e gli antenati che sostengono e aiutano questo adempimento sono i guardiani della ricchezza. Offrire, l'offerta, sciamanicamente parlando, l'offerta, affidarsi e offrire la propria missione, quello che si ha alla grande madre, agli avi e agli antenati, è un principio imprescindibile per prosperare in tutti i settori, idee, affetti, salute e denaro. Fare l'offerta, il dare qualcosa allo spirito, agli avi e agli antenati, denota il profondo rispetto che stai avendo per le forze della natura. Stai restituendo quel toro bianco lì. Vi ricordate tutte le offerte che facevano gli antichi? Quando si doveva andare in battaglia si facevano delle offerte agli avi, agli antenati, dei sacrifici anche. Ecco, nello yoga sciamanico noi facciamo un'offerta continua agli avi e agli antenati. Noi offriamo, come molti di voi stanno facendo insieme a me, le pratiche dello yoga sciamanico, prima di entrare nella foresta immaginale, che è la realizzazione degli aspetti della psiche, no? Di qualcosa, si offre una credenza, si offre un qualcosa che ti limita, si offre la tua stessa mente razionale. Offro la mia mente razionale per realizzare questo obiettivo. Offrendo la mente razionale agli spiriti, agli avi, alla foresta immaginale, nel caso in cui quando facciamo le sequenze fluide yoga sciamanico, cosa succede? Che tu stai offrendo tutti i parametri della mente. Io sacrifico il controllo sugli eventi, sacrifico l'oggettività delle cose, sacrifico il senso dell'io, sacrifico il tempo lineare, perché quando arriva, io so che arriva il momento in cui mi deve arrivare. Quindi tu sacrifichi la tua mente razionale, bisogna sacrificare qualcosa agli spiriti per poter far entrare il risultato. Ecco, recuperare il sapere antico significa andare verso un futuro antico, laddove ci sono le grandi verità che ti portano alla prosperità, alla realizzazione in tutti gli aspetti della tua vita. E quindi questo sacrificio, questa offerta rituale che si fa agli spiriti, agli avi, agli antenati, a Madre Terra, che poi è un tutto nella parte e la parte nel tutto, significa restituire quel caspita di toro bianco. Quando noi facciamo la realizzazione di un obiettivo a mezzo di un rituale sciamanico, noi non ci occupiamo più del nostro obiettivo, ma tutti i giorni, tutto il giorno ci impegniamo al sacrificio che abbiamo fatto. Ho sacrificato la mia mente razionale, ho sacrificato una credenza limitante. Bene, ogni giorno io mi applico sul sacrificio, non penso più all'obiettivo, perché ho delegato la realizzazione dell'obiettivo agli spiriti. Tu non devi fare più niente se non continuare a sacrificare l'obiettivo, ok? Allora, qual è lo scopo dell'anima? L'anima ha lo scopo di essere ricca a beneficio di tutte le creature senzienti. È questo che devi sentire dentro di te per prosperare. Questo significa mettersi al servizio di una volontà superiore. L'anima, come diceva Adler, ha una enorme aspirazione ad emergere, ad essere ricca, per essere al servizio di tutte le creature senzienti. Siamo nel Kali Yuga, quindi qualsiasi cosa finta che proviene dalla mente, dai meccanismi della mente, che sono l'io, l'oggettività delle cose, il tempo lineare, crolla in un modo inesorabilmente veloce rispetto agli anni passati. Quindi tu devi sviluppare questa sensazione in te, è questo che siamo chiamati a fare in questo momento storico. Non devi più lavorare, ma devi servire una missione che è quella di essere al servizio di tutte le creature senzienti.
Perché il lavoro e lavorare è un concetto che ormai non può essere utilizzato più per conquistare l'abbondanza e la prosperità in questo momento storico. Cioè, la libertà non si conquista più con il lavoro, approcciando al lavoro come è stato approcciato fino a questo momento. Siamo in questo momento storico in cui il lavoro, per come viene inteso, non porta a niente. Dobbiamo essere impegnati, impegnatissimi invece, al servizio di un ideale che trascende i ristretti confini del nostro io. E questo ci permette di essere creativi, di attingere a grandi idee che sono gli dei, no? Che sono al di là dell'io. Vivere impegnati con passione per un ideale ci permette di conquistare la prosperità, l'abbondanza, e in questo periodo storico questa necessità è schiacciante, è evidente che dobbiamo fare questa transizione da una condizione di limitazione e anche di dipendenza, essere dipendenti, ad una condizione di indipendenza e libertà che si accompagna sempre a una condizione di prosperità. E per fare questa svolta ci vogliono degli strumenti di consapevolezza. Questi strumenti di consapevolezza sono un approccio sciamanico, mitico, poetico. Io li metto a disposizione sempre sul canale. Sono quelli che hanno ribaltato la mia vita, la mia esistenza. E alla persona di cui vi parlavo prima, questo ragazzo che piangeva, diceva è vero, stava sacrificando completamente se stesso, è un grandissimo artista, per paura di non riuscire a pagare il mutuo o le bollette. Tutti abbiamo avuto questi problemi, tutti, ma io posso portarvi la mia esperienza e quella di tantissimi che si sono illuminati e hanno fatto altrettanto. Ciò di cui hai bisogno ti arriva sempre, ciò di cui ha bisogno la tua anima per portare avanti la missione. Questo ragazzo lavorava in un'azienda, da cui adesso si è licenziato e ha fede in quello che arriverà. E il suo corpo lo chiamava. Tutti i problemi psicosomatici che gli stavano arrivando, i capelli, cioè tutto, stava male. E allora c'è stato un pianto liberatorio, delle pratiche che gli ho dato per continuare a cavalcare l'onda dell'abbondanza in cui c'è appena entrato. Allora, perché? Che cosa succede quando operi con creatività? Che sei libero. Operi con gioia, con entusiasmo, sviluppando endorfine, riproducendo tutto un sistema di rigenerazione cellulare, di entusiasmo, c'è più salute, più allineamento continuo con la natura e con la bellezza, con una consapevolezza che tutto quello che ti serve, nel momento in cui ti serve, ti arriva, ma non ti arriva così, ti arriva alla grande. Com'è che io ho trovato la mia piena realizzazione quando tutti perdevano il lavoro? Post lockdown, dentro lockdown, post lockdown, tutti perdevano il lavoro, io trovo lavoro e ho successo. Perché? La mia anima si sente prospera. Perché? Non esiste il sistema fuori. Non esiste il sistema fuori. Tutte queste storie sulla crisi economica, a che cosa servono? Questa narrativa sociale, dei miti sociali, a che cosa serve? A rendere sempre di più le persone vittime di loro stessi. A portare le persone ad avere paura. C'è la crisi economica, devi avere paura, perché se tu hai paura non sei creativo. E se tu non sei creativo non sei libero. E se tu non sei libero sei schiavo. Come ti vogliono, così ti vogliono. Se tu hai paura, sei vittima della tua mente, non ti illumini, non sei creativo e stai zitto e buono come vuole il sistema The Matrix, che è poi il tuo stesso sistema di credenze nella mente. Io non ci ho creduto e ho vinto. E continuo a vincere anche se perdessi tutto. E questo è il punto. Continuo a vincere perché ho fede nella prosperità, nell'abbondanza, ho fede nei miei avi, nei miei antenati, nelle immagini che la mia anima mi fa vedere. Io servo una missione, una causa. E certo che sto nell'abbondanza, è certo che devo vivere nella prosperità, di idee, di denaro, di salute, di affetti, è certo che ce le ho tutte queste cose. Ma non ce le ho per servire me. Come io distinto e separato, come l'economia predatoria ci vuole far credere, che poi l'economia predatoria è dentro la tua testa, è nella mente.
L'economia così predatoria che gli altri vedevano così predatoria di quando stavano perdendo tutti il lavoro, io superando il concetto di queste con la fede, nell'abbondanza, nella prosperità che mi ha sempre animato in tutti i momenti più bui della mia vita, ho avuto successo. Capite che il mondo esterno è una proiezione, non esiste realmente, quelle sono le tue resistenze. Quando tu vedi qualcosa di esterno e vedi una resistenza per te, e l'immagine tua che te la sta proiettando in quel momento l'anima ti dice superala, è una chiamata che l'anima ti fa. Allora tu in quella condizione in cui non avevo lavoro, niente, zero, come mi sentivo? Povera? No, mi sentivo ricca. Per questo poi l'ho proiettata questa ricchezza. Allora quando servi una causa più grande del tuo io, non ti senti più in colpa di essere ricco, perché sei al servizio di una causa più grande e devi essere non ricco, ricchissimo. Ricchissimo, come il grande Sri Aurobindo ci diceva, le persone spirituali si devono riappropriare del potere del denaro per metterlo di nuovo al servizio dell'anima e di Madre Terra e non all'accumulo di risorse dell'economia predatoria dell'io. E allora ragazze e miei ragazzi, adesso vi darò 2 pratiche bellissime e potentissime tratte dalle carte del drago immaginale della mia maestra di yoga sciamanico Selene Calloni Williams, che ti ribalteranno tutto, ti ribalteranno tutto. Fatte ogni giorno queste pratiche bellissime, voi mi fate questo transito, passate dalla povertà alla ricchezza. E come si dice nello yoga sciamanico, io vi garantisco che impeccabilmente, inesorabilmente, tu raggiungerai l'obiettivo. Non ti è dato sapere come, quando, ma tu raggiungi l'obiettivo. È la fede ciò che viene misurata. Fede impeccabile e totale, tu quello scopo lo raggiungi. Evocare dentro di te quegli avi che custodiscono tutte le doti, i talenti, le capacità per cavalcare l'onda dell'abbondanza, che tutti noi li abbiamo, tutti, nessuno escluso. Devi evocare quella sensazione, è la sensazione che devi evocare, di averli dentro, in modo impeccabile. Sono magari degli antenati molto lontani, che vanno al di là della tua coscienza percepibile, no? Magari trisavori o ancora più indietro. Lontani nel tempo, che poi non esiste il tempo, sono possibilità che attivi adesso. Devi sentirlo proprio, perché ce li hai lì, perché già sentirlo significa attivare il potere. Allora devi rivolgerti a questi avi, a questi antenati, in questo modo. Aiutatemi o aiutami se senti che è uno solo, ad essere pienamente realizzato e senza frustrazioni, ad essere ricca in tutti i sensi, in ogni sfera della mia vita. Come? Come un albero carico di frutti, perché questa è la missione dell'anima. Carico di frutti. Voglio dare protezione agli uccelli, nutrire gli scoiattoli in modo da raggiungere lo scopo, la mia missione dell'anima. Tu sei un albero carico di frutti, pronta a servire tutte le creature. Come ti ho detto prima, l'anima ha lo scopo di essere ricca a beneficio di tutte le creature senzienti. Ed è questo ciò che devi sentire dentro di te. Senti che hai questo scopo di servire tutte le creature senzienti, questa missione, senti che hai nel cuore quel punto di contatto con degli avi che hanno tutte le capacità per arrivare lì. E soprattutto a beneficio di tutte le creature senzienti, tu arriverai lì. Allora ti metti lì un minutino, 1 minute immersion al giorno. Allora ad occhi chiusi, in posizione meditativa o a gambe incrociate o seduta su una sedia con la schiena ben dritta, posizione regale, evochi dentro al tuo cuore, c'è un punto nel tuo cuore, una luce, e lì senti il potere dei tuoi avi, il potere dei guardiani della ricchezza, lo senti lì in questo punto nel cuore. Sentilo proprio percettivamente, lo devi proprio sentire, immagina questa luce. Aiutatemi o aiutami ad essere pienamente realizzato.
e senza frustrazioni, ad essere ricca in tutti i sensi, in ogni sfera della mia vita, come un albero carico di frutti, perché voglio dare protezione agli uccelli, nutrire gli scoiattoli, in modo da raggiungere lo scopo, la mia missione dell'anima. È simbolico questo gesto che fai, questa meditazione. È una ferma presa di risoluzione, perché tutto ha origine da una ferma risoluzione. Prendi dunque ferma risoluzione di arrivare lì, con piena consapevolezza di cosa questo comporta, cioè di essere al servizio, perché questo significa allineare la tua volontà individuale alla volontà cosmica, attivare Kundalini, risvegliare il potere, il genio, realizzare la missione dell'anima sciogliendo tutte le tue paure, resistenze e attaccamenti all'amore. E detto questo, ragazzi miei ragazzi, adesso faremo un piccolissimo rituale insieme da ripetere più volte al giorno per donarvi, offrirvi e ricevere l'abbondanza che vi spetta per diritto naturale. Eccoci qua ragazze e miei ragazzi a fare un piccolissimo rituale insieme tratto dalle carte del drago immaginale della mia maestra Selene Calloni Williams, queste, i guardiani della ricchezza. Questo mantra bellissimo che è tratto da un mantra che faceva spesso la Mer, la compagna spirituale del grande maestro Sri Aurobindo, no? Il mantra è a te, a te, a te. E questo mantra serve proprio a entrare quotidianamente in contatto, in modo passionale, compassionevole con i guardiani della ricchezza. Offrire tutto a loro, tutte le nostre convinzioni, tutte le nostre conquiste, tutte le nostre aspirazioni. Quindi è un rituale bellissimo che dà proprio il senso dell'offerta sciamanica, affinché giorno dopo giorno tu possa entrare in risonanza con, cavalcare l'onda della ricchezza e della prosperità e guardare empiricamente, fare proprio un'esperienza radicale di come cambia la tua percezione, di come acquisisci quell'onda della ricchezza tanto bramata dalla tua anima. Allora, mettiamo le mani nel Lotus Mudra, che è il loto, il mudra del loto, sono quello che facciamo nell'offerta della foresta immaginale. Le punte dei pollici che si toccano e le punte dei mignoli che si toccano, le altre dita verso l'alto, ok? Quindi mettiamo adesso ad occhi chiusi nel Lotus Mudra, mettiamo tutte le nostre conquiste, mettiamo nel calice tutte le nostre aspirazioni, tutte le conquiste che abbiamo fatto, mettiamo tutti i desideri e tutte le aspirazioni più forti che abbiamo per il futuro. Chiudiamo gli occhi, mettiamole dentro questo sacro calice. E bisbigliamo a te, a te, a te. Dedichiamo tutto alla Madre dei Mondi, ai nostri avi, ai nostri antenati, tutte le nostre aspirazioni, tutte le nostre conquiste, a te. Poi portiamo il calice sopra il settimo chakra, portiamolo sopra la testa e ripetendo un'altra volta a te, a te, a te, apriamo il calice e lo offriamo. Questa è un rituale potentissimo da fare più volte al giorno e vedrete come, pian piano, avrete proprio la percezione
di sentirvi al servizio di qualcosa di più grande, l'entusiasmo, la passione che arderà da dentro porterà a sperimentare quella vera ricchezza di cui l'anima è sempre stata espressione, portavoce, e adesso tu la potrai sperimentare. Detto questo, ti invito a fare questa pratica più volte al giorno. Ti ringrazio, ti abbraccio fortemente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua!